Eccoci qua, tornati a Lisbona. Siamo già in metropolitana, atterrati da un 20 minuti circa, e ora direzione centro città. Più che altro c'ho fame, voglio di un baccalao, una cataplana, qualcosa del genere. Un caffè, un pastel de nata La giornata inizia così. e la giornata è cominciata. Allora, siamo partiti questa mattina da Bergamo, c'erano 4 gradi. Siamo arrivati a Lisbona, sono le 12, mezzogiorno circa, quindi l'una italiana, ci sono 19 gradi, abbiamo il piumino invernale e non sappiamo più dove metterlo, talmente fa caldo. Siamo vestiti da padani a gennaio. Metro, autobus e tram, siamo arrivati a Belém. Abbiamo deciso di venire subito qui perché il camper è parcheggiato non proprio nel centro, ci vuole circa mezz'ora di autobus da qua, e quindi andare al camper, sistemarlo, spostarlo nella piazzola, avremmo perso un po' troppo tempo. Quindi anche se siamo vestiti da padani gennaiesi, però abbiamo deciso veniamo qua, tanto abbiamo poca roba, siamo tornati in Italia con uno zainetto con i computer e un paio di mutande, null'altro. Adesso siamo qui, la giornata è splendida, questa è soprattutto una zona estremamente turistica e quindi c'è un sacco di gente. Siamo nell'estuario del Tago, questo fiume che qua si allarga e diventa un porto praticamente sull'oceano. La prima traversata atlantica in aereo nel 1922, quindi nel 2022 si è avuto il centenario. Questo è un aereo, un idrovolante. Qui fanno le escursioni giornaliere e questa è la torre di Belém, la torre che accoglie i naviganti all'ingresso dell'estuario del Tago, quindi all'ingresso del porto di Lisbona. La bettina sulla foce del Tago con sullo sfondo il ponte del 25 aprile, quello che abbiamo attraversato 10 giorni fa prima di partire per Bergamo. Mi sa che questa è l'unica torre di Belém che visiteremo oggi. La bettina è lì perché guardate che coda che c'è. 2 ore di attesa per visitare la torre di Belém. Credo che la salteremo. Non ci stiamo. Non ne abbiamo voglia. Andiamo a vederla tutta attorno, ma dentro no. Cioè non c'ho voglia di stare 2 ore in coda, lo dico papale. La torre di Belém è stata costruita tra il 1515 e il 1520 a difesa dell'ingresso del Tago, quindi a difesa dell'ingresso del porto di Lisbona, e fa parte di un gruppo di fortificazioni tra cui c'è anche la fortezza di Cáceres che andremo a visitare nei prossimi giorni e la fortezza di São Vicente che è nel sud del fiume. Diciamo che a noi Lisbona ci ha preso il cuore per la città, per tutte le sue colline, le sue stradine solcate dai tram, più che le attrazioni turistiche di massa, ma anche perché probabilmente con la troppa gente, lo sapete, chi ci segue ormai da tanto tempo sa che non amiamo troppo il caos, quindi ci piacciono più le cose che devono essere conquistate, guadagnate. Sono dimenticato di dirvi che la torre di Belém è in una classica architettura portoghese, tipica architettura portoghese chiamata architettura manuelina. Non chiedetemi da chi viene la manuelina, io da genovese la manuelina conosco quella di Recco che fa la focaccia col formaggio. Però questo è il nome del tipo di architettura manuelina. Ci stiamo rilassando lungo il Tago al sole
e ci facciamo un panino di pranzo, Panino, un un wrap, qualcosa per passare il mezzodì, anche perché noi con ora italiana sarebbe l'1:30, ci siamo svegliati stamattina alle 5:15, quindi insomma ci può anche stare che abbiamo un pochino d'appetito. E poi il camper è completamente vuoto, non abbiamo più nulla da mangiare, quindi Fresco, abbiamo roba secca, sì. però roba fresca non abbiamo più niente. Passare dai 4 gradi di Bergamo di questa mattina ai 19-20 gradi di Lisbona, lungo il Tago, e chi c'è schiova. Ci fa piacere essere tornati ad ovest, essere tornati a sud, essere tornati al caldo, anche se proprio non è estate, quello è fuori di dubbio. Questo dietro di me è il vecchio faro di Belém, infatti si chiama il Farol de Belém. Qui hanno preso un'ape Piaggio e l'hanno trasformata in ape delle acque. Apina paperina, una cosa del genere, apina paperina delle acque. Questo alle mie spalle è il Padrao de Descobrimiento, la statua che è stata costruita nel 1940 per ricordare Enrico II, il navigatore che ha scoperto la foce del Congo nel 1482, 10 anni prima della scoperta dell'America. Se non ci fosse stato Cristoforo Colombo magari era anche un figo della Madonna, e invece 10 anni dopo è arrivato Cristoforo Colombo, sto qui ha scoperto il Congo, quell'altro ha scoperto le Americhe. Fate un po' voi tra il Congo e le Americhe che cosa merita di più. Quindi questo qui è il classico sfigato che nel campionato del mondo della sfiga arriva secondo. Quindi cosa dobbiamo... Qui invece siamo arrivati al Mosterio de San Jeronimo, è sempre nel quartiere di Belém, di Lisbona, e all'interno è presente sia un museo archeologico che un museo della marina. Anche in questo caso diciamo che la stanchezza post volo e la levataccia di questa mattina. Poi anche qua c'è un'ora e mezza di coda circa forse di più, se di là ce n'erano 2, mi sa che di qua, vedendo le persone in attesa, è molto più lunga. Comunque all'interno del monastero è presente anche la tomba di Vasco da Gama, il famoso navigatore, vero Mau? Certo, non è famoso come me, però insomma. Però ci siamo vicini. Qui bisogna anche stare attenti, c'è pericolo tsunami, evacuation route, cammino d'evacuazione. Torniamo dal nostro Carletto, l'abbiamo abbandonato nel campeggio Lisboa Camping, qui nel centro di Lisbona, e ora andiamo a riprenderci. Vediamo come sta. Vediamo come sta. Eccolo Carletto, e ce l'abbiamo fatta a raggiungerlo, parcheggiato qua in mezzo alla vegetazione. Vediamo se va tutto bene. E finalmente, dopo 1000 peripezie, non riuscivamo ad uscire dal nostro parcheggio che era nell'erba. Non trovavamo un posto per campeggiare dove ci fosse rete wifi, visto che dobbiamo lavorare stasera. Mauro si è messo a giocare col gatto, arriva. Betty mi ha fatto disperare perché nelle piazzuole, cioè 3 piazzuole abbiamo cambiato, vedeva internet, no? Qui non ci possiamo stare, qui non ci possiamo stare. Dobbiamo lavorare, noi mica siamo qui in vacanza.
E insomma, Carletto finalmente ha trovato il suo degno posto e per questa notte da qui non ci muoviamo più, altrimenti Mauro si incazza con me un'altra volta, si incazza sempre. Ecco l'autobus 7:14 che ci porta in città. Andiamo che arriva. Centro città. Hospital Egas Muniz. Per girare la città di Lisbona abbiamo optato per questi biglietti Viagem Card, che sono biglietti che permettono l'utilizzo giornaliero di bus, metro, tram al costo di 6,60 € l'uno. Quindi insomma abbiamo la possibilità di girare quanto vogliamo, sono esclusi i treni e il ferry. Voi non sentite l'odore, ma qua il baccalao va alla stragrande. Adoro questa città. L'ho visitata più di 30 anni fa, 35 anni fa. Ricordo poco, ma mi ricordo che era una città splendida già allora e la adoro, è bellissima. Stiamo passeggiando in questa fantastica Praça do Comércio, bellissima, una piazza splendida, poi ora c'è una luce meravigliosa. Allora, quello che abbiamo qua alle nostre spalle è il ponte 25 Abril. Io mi sono chiesto, ma proprio 25 Abril come in Italia? Ebbene sì. Si chiama 25 Abril perché il 25 aprile del 1974, con la rivoluzione dei Garofani, hanno deposto il dittatore Salazar e è stata ristrutturata, ricreata la Repubblica in Portogallo. Quindi guardate che combinazione: Italia liberata dalla seconda guerra mondiale, Portogallo liberato dal dittatore, sempre nel 25 aprile. Che combinazione, che caso. Parliamo del ponte. Il ponte 25 Abril collega la città di Lisbona, supera il fiume Tago, collega con la città di Almada. È il ponte più alto d'Europa. È alto 70 metri sul mare, è lungo quasi 2,3 km ed è quello che abbiamo percorso ieri con il camperozzo Carletto. Giuro che non è una battuta mia. Vabbè, guardando questa struttura che si chiama Ingeres del 2020, ha detto: cos'è questa vulva qua? Ha detto Betty,
quindi se l'avessi detto io mi avreste già dato del macista, maschilista, del politicamente scorretto. Ha detto lei, può dire quello che vuole. Vulva la chiamata. Siamo in una città grande, albero grande. Per fare un giro più completo della città abbiamo scelto di prendere l'elettrico 28, che è il famoso tram che attraversa la città e soprattutto porta in quelle stradine talmente strette che gli altri tram e bus non possono fare. Inoltre porta sulle colline che sono i 7 colli di Lisbona. Betty non voleva farmi fare il tram che mi ricordavo io, che è una delle cose più belle di Lisbona. Ma non è vero che non volevo fartelo fare. Io volevo farti camminare al castello, però tu non vuoi. Sul tramino. Siamo sul tram 28, il tram storico di Lisbona. Ecco qua, siamo scesi dal tram. Un bellissimo giro che attraversa tutte queste viuzze strette, salite, discese, bellissime. È il vero centro storico di Lisbona, che è tutto in collina, è una cosa 7 colli, meravigliosa. come Roma. Come Roma. Sono proprio questi i tram che abbiamo preso poco fa. Percorso carinissimo. Come dico io, ci siamo fermati nei peggiori bar di Caracas. Bene, però c'hanno una birretta molto, mezzo litro di birra. Insomma, uno stop per un pranzo veloce al chiosco 28, che è il capolinea del tram 28. Se venite in Portogallo, assaggiate le paste de nata, che sono queste messe come pubblicità del tram. Sono deliziose, con crema pasticcera, spesso ci mettono un po' di cannella sopra. Goduriosissime. Siamo nel tram 28, l'abbiamo preso un'andata e il ritorno. Per vedere Lisbona dall'alto saliamo sopra un elevador de Santa Giulia, che è questo qua sopra di noi.
Bene, sì, siamo arrivati molto molto in alto. Abbiamo preso l'ascensore, l'elevador de Santa Giulia e ora scendiamo con l'altro elevador Gloria, che è in realtà una funicolare effettivamente. È una funicolare che porta giù in basso. Siamo quasi all'altezza del castello. Lisboa è tutto un saliscendi fantastico. Dobbiamo sfruttare questo biglietto giornaliero, abbiamo preso tutti i mezzi possibili. Bus, tram, funicolare, elevatore, di tutto. Questo vi facciamo vedere un po' di nostra vita in camper. E quelli che dicono siete in vacanza, sono le 11:20 orario di Lisbona, quindi mezzogiorno e mezzo in Italia, e sono già 3 ore che siamo tutti e due tra editare, tra risposte a naturalmente tutte le mail che ci arrivano per il lavoro estivo e programmazione, booking del prossimo anno, quindi stiamo lavorando. Fuori è una giornata splendida, ma purtroppo non sempre si può fare quello che si vuole. Quanto ne abbiamo ancora? Perché inizio a avere un po' fame. Dobbiamo anche farci la doccia, visto che siamo in un campeggio. E partire. Dovremmo arrivare oggi nel pomeriggio nella zona di Cascais, fare anche un po' di spesa perché il camper è quasi vuoto. Siamo quasi all'altezza del castello di San Jorge, come si dice, non lo so. San Jorge. Non è Jorge. San Jorge. E ci pensa, io lo dico. Stiamo prendendo lo spostapoveri. Citazione milanese imbruttita. Questo, vi facciamo vedere un po' di nostra vita in barca. Siamo oggi in camper, Mauro, te lo ricordo. Vi facciamo vedere. Questa va dietro le quinte. Riparto.